Buongiorno a tutti e benvenuti su Italian Pod. Io sono Luca e oggi con me c'è Francesca. Oggi vi portiamo dentro una tipica giornata di lavoro in Italia, vero Fra? Ciao a tutti! Sì, oggi vi raccontiamo proprio la routine quotidiana, con tutte quelle piccole cose che fanno parte della vita di chi lavora qui. Partiamo dal risveglio, che per me è sempre il momento più difficile. La sveglia che suona alle 7. Io sinceramente la odio. Ogni mattina mi dico, solo altri 5 minuti, ma poi bisogna alzarsi. Avere sonno è la mia condizione naturale, secondo me. Anch'io, però ho imparato qualche trucchetto per svegliarmi più energica. Tipo, appena mi alzo, vado subito in bagno e mi lavo la faccia con acqua fredda. Funziona sempre, almeno un po'. Sì, anche io faccio così. E poi lavarsi i denti è come un segnale. Ok, la giornata inizia davvero. Ma dimmi, Fra, la tua routine mattutina è molto diversa da quella che raccontiamo oggi? Ma direi che è simile. Forse solo un po' più lenta nel weekend, ma durante la settimana sveglia, sonno, bagno e via. E voi che ci ascoltate, com'è la vostra mattina? Magari scrivetecelo nei commenti. E dopo il risveglio arriva il momento sacro, la colazione. Io non posso iniziare senza un caffè forte, magari con una fetta di pane tostato e un po' di marmellata. Francesca, tu sei più da colazione dolce o salata? Assolutamente dolce. E ti racconto una cosa. Da bambina, la mia nonna romana mi preparava sempre pane tostato con marmellata fatta in casa. Il profumo era incredibile. E il caffè ovviamente non mancava mai. Anche se da piccola prendevo solo un goccio, Che bello! Io invece a volte mi limito a un espresso e via. Però mi piace quel momento tranquillo, prima del lavoro, quando magari leggo le notizie o ascolto una canzone. È come un piccolo respiro prima della giornata. Sì, è proprio così. La colazione in Italia non è mai troppo abbondante, ma è un momento tutto per sé. E voi, ascoltatori, qual è la vostra colazione preferita? Dopo la colazione si esce di casa. Io chiudo la porta, prendo l'autobus e spesso fa freddo, soprattutto d'inverno. Alla fermata c'è sempre un po' di attesa e la gente che sbadiglia ancora mezza addormentata. Sì, e poi sull'autobus c'è chi legge, chi ascolta musica, chi guarda fuori dal finestrino. Io, quando posso, preferisco andare a piedi. Mi aiuta a svegliarmi e a pensare. Ma dipende da quanto è lontano l'ufficio e ovviamente. Io invece sono team autobus, anche se a volte è affollato. Però mi piace osservare le persone. Ognuno ha la sua storia, la sua giornata che inizia. E tu, Fra, preferisci i mezzi pubblici o camminare? Dipende. Se piove, mezzi pubblici tutta la vita. Ma se c'è il sole, una bella passeggiata non si batte. E voi, ascoltatori, come andate al lavoro? Arrivati in ufficio, la prima cosa che faccio è accendere il computer. Poi saluto i colleghi con un bel buongiorno. È una specie di rito, no? Sì, in Italia il saluto è fondamentale. Se non saluti sembra quasi che tu sia arrabbiato. Poi si controllano le email, si organizzano le riunioni, si pensa ai compiti della giornata. E non dimentichiamo la pausa caffè. A Milano, per esempio, la pausa caffè è quasi sacra. Ci si ritrova vicino alla macchinetta, si chiacchiera un po', si ride. È un momento per ricaricarsi e anche per fare squadra. Vero! E serve anche a rompere il ghiaccio, soprattutto se la giornata è piena di riunioni e compiti. A metà mattina, un caffè e 2 chiacchiere fanno miracoli. Poi arriva la pausa pranzo. Io spesso mi porto un panino con prosciutto e formaggio, semplice ma buono. E magari vado al parco, se il tempo lo permette. Io invece ricordo con affetto le pause pranzo all'università. Eravamo un gruppo di amici da tutta Italia. Ognuno portava qualcosa di diverso
e si rideva tantissimo. Era un momento bello, davvero. Sì, il pranzo non è solo per mangiare, ma anche per socializzare, ricaricare le energie, scambiare due parole e ridere insieme, che non guasta mai. Esatto. Anche una pausa piccola può essere speciale, se condivisa con le persone giuste. Il pomeriggio di solito è il momento delle telefonate importanti, magari con un cliente, magari in inglese, e lì ogni tanto qualche errore scappa. Capita a tutti. Ma ogni errore è un'occasione per imparare. Io, quando sbaglio, cerco di non farmi prendere dal panico. Anzi, spesso si impara di più dagli sbagli che dalle cose fatte bene. Sono d'accordo. E poi, lavorare in Italia spesso significa usare sia l'italiano che l'inglese, soprattutto con clienti stranieri. Bisogna essere flessibili e non avere paura di sbagliare. Esatto. Ogni giorno si impara qualcosa di nuovo, anche solo una parola. E voi, ascoltatori, come affrontate gli errori quando parlate italiano? Quando arriva la fine della giornata, spengo il computer, prendo la borsa e saluto tutti con un arrivederci. C'è sempre quel senso di soddisfazione, anche se sei stanco. Sì, e magari c'è anche un piccolo rituale. Io, per esempio, faccio sempre una lista delle cose fatte. Così mi sento più tranquilla. Ti è mai capitato, Luca, di pensare «ce l'ho fatta» dopo una giornata difficile? Oh sì, tante volte. Quando riesci a finire tutto quello che avevi in programma è una bella sensazione. E voi, ascoltatori, avete un vostro modo per chiudere la giornata? Finalmente si torna a casa. Apro la porta, poso le chiavi, mi tolgo le scarpe e sento subito che la tensione scende. Sai, Fra, una cosa che mi piace tantissimo è quando torno nella casa di famiglia e sento il profumo del sugo che cuoce. È come un abbraccio, mi fa sentire davvero a casa. Che bello! Il ritorno a casa è proprio quel momento di passaggio tra il lavoro e la vita privata. Anche se la giornata non è stata perfetta, almeno è stata vera, no? Ogni giorno conta, anche quelli difficili. Se stai imparando l'italiano, ricordati che ogni piccolo passo è importante. Non serve essere perfetti, basta continuare. Sì, e accettare le imperfezioni è fondamentale. Io dico sempre ai miei studenti: stai imparando, stai vivendo. Anche solo resistere in una giornata lunga è già un successo. Esatto, e domani è un altro giorno, un'altra opportunità per imparare qualcosa di nuovo. Non mollate. Prima di salutarci, facciamo un piccolo ripasso del vocabolario di oggi. Alzarsi, colazione, autobus, fermata, ufficio, colleghi, email, riunioni, compiti, pausa pranzo, panino, prosciutto, formaggio, pomeriggio, telefonata, cliente, andare a casa, arrivederci, togliersi le scarpe, avere sonno, prendere un respiro, imparare, resistere. E ora, un quiz veloce. Come si dice to take off shoes in italiano? Esatto, togliersi le scarpe. Bravi. Un consiglio pratico. Provate a creare un diario e ogni giorno scrivete 3 parole nuove che avete imparato. Così il vocabolario cresce senza nemmeno accorgersene. Ottima idea. E ricordate, ogni giorno è una nuova opportunità. Continuate a parlare, continuate a vivere. Grazie per averci ascoltato. Luca, è sempre un piacere chiacchierare con te. Anche per me, Fra. E grazie a tutti voi che ci seguite. Ci sentiamo presto su Italian Pod. Ciao Francesca. Ciao Luca, ciao a tutti. Alla prossima.